Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di telecamere di videosorveglianza e nello specifico di quella della Ezviz. Vi farò conoscere due prodotti, quella che ho fra le mani, quindi la BC2, una piccola telecamera con dei magneti, ragazzi guardate, fantastica, e poi un'altra telecamera, si tratta della Ezviz C6 2K Plus, dotata anche di intelligenza artificiale, una telecamera motorizzata che è in grado di riconoscere i soggetti che passano davanti e quindi rispondere in un determinato modo. Ora comunque ve ne parlerò. Questa è davvero molto particolare, guardate, ricorda le vecchie telecamere vintage un po' quadrate, fantastica, dotata anche di magneti, ma ora la guarderemo per bene da vicino. Ezviz, come sapete, è un marchio prestigioso per quanto riguarda il mondo della videosorveglianza. Vi ho già fatto conoscere diversi articoli, tra cui telecamere, spioncini, insomma telecamere con faretti integrati eccetera. Le utilizzo con soddisfazione, sono tuttora le telecamere che utilizzo a casa mia per poter tenere sotto controllo il tutto. Vanno utilizzate sia come telecamere di sorveglianza anti-intrusione, quindi per una questione di sicurezza, ma possono essere utilizzate anche come baby monitor, possono essere utilizzate per sorvegliare animali domestici, un po' tutto, insomma. Sono delle telecamere che tramite wifi ci consentono di tenere sotto controllo tutto ciò che vogliamo controllare grazie al nostro smartphone. Ma ora mettiamole sul bancone, guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione, guardiamo le loro caratteristiche e testiamole assieme. Iniziamo. I suoni che avete sentito poco fa provenienti dal telefonino erano proprio le notifiche dell'applicazione che mi avvisavano che avevano rilevato dei movimenti. Questa già l'ho utilizzata, è da alcuni giorni che la utilizzo, invece questa è ancora sigillata. Quindi apriamo la confezione e vediamo il contenuto. E allora, quindi all'interno della confezione, per quanto riguarda il modello C6 2K Plus, troviamo la telecamera, una dima per poter praticare dei fori a muro nel caso in cui volessimo utilizzare il supporto. Infatti è possibile evitarla e mantenerla stabile su una parete. Troviamo anche un alimentatore USB e poi un cavo USB. Per quanto riguarda invece il modello BC2 troviamo un piccolo cavo sempre USB, micro USB, dei tasselli, una piccola piastra metallica essendo magnetica e poi dei piccoli biadesivi. Guardiamo le caratteristiche tecniche del modello più piccolo, quindi la BC2. Come vedete è su Amazon, ha 89 recensioni, quasi tutte positive. Vediamo le caratteristiche tecniche. Allora, vediamo che la risoluzione massima di questa telecamera è 1080p, quindi Full HD. Ha il riconoscimento della figura umana, come vi ho fatto vedere poco fa, ha la base magnetica, quindi è possibile utilizzare qualunque struttura metallica oppure sfruttare la piastrina in dotazione. La batteria in dotazione ci offre, in base ovviamente alla modalità di utilizzo, fino a ben 50 giorni di utilizzo grazie alle batterie da 2000 mAh ricaricabili. Abbiamo la possibilità di dialogare, quindi comunicare tramite l'altoparlante e il microfono della telecamera. È piccola, quindi palmare, sta in una mano, e possiamo utilizzare una micro SD. Ha il sistema di notifica, quindi di allarme nel caso in cui rileva un movimento. Come avete sentito poco fa nell'introduzione, questa è un'immagine che ci fa vedere l'interno, quindi la batteria, ovviamente manca l'immagine dell'elettronica. E abbiamo anche la visione notturna, ragazzi, funziona davvero molto bene. Le telecamere della Ezviz sinceramente finora si sono dimostrate le migliori in assoluto. Ne ho testate diverse, ma queste mi hanno sorpreso per qualità costruttiva, qualità dell'immagine, funzionamento efficace effettivamente dell'applicazione e componentistica in generale. Ha un obiettivo da 4 mm con un'apertura f1.6 e ha un campo visivo con un angolo di 46 gradi in orizzontale e 85 in diagonale, quindi offre un'apertura di 100 gradi. Tutti i dati e le immagini trasmesse da queste telecamere sono criptate, sono protetti da alcuni protocolli, quindi possiamo stare al sicuro che nessuno riuscirà a individuare e a entrare all'interno della nostra telecamera e quindi violare la nostra privacy. E ora guardiamo invece il modello C6 2K. E allora, come vedete, è una piccola telecamera di forma sferica che ci dà la possibilità di inquadrare in diverse posizioni e in diverse direzioni. È possibile anche zoomare, ha un'intelligenza artificiale che riconosce il movimento umano, quindi dove riesce a distinguere una figura umana da qualunque altro tipo di figura, oppure la figura di un animale che possa muoversi all'interno della nostra proprietà, e riesce ad inseguire il soggetto che individua e riesce anche a zoomare per seguirlo nel modo corretto, perché solitamente le telecamere di sorveglianza come questa ad esempio vengono fissate in un punto
e ci costringono a vedere solo quella direzione. Invece questa telecamera ci dà la possibilità sia di inseguire il soggetto nel caso in cui dovesse passare davanti all'obiettivo, che di spostare a nostro piacimento tramite l'applicazione la direzione nella quale sta inquadrando, e ha una risoluzione di 2K. Io ritengo che già il Full HD come risoluzione per le telecamere di videosorveglianza sia più che sufficiente, e a volte in base al tipo di connessione addirittura riduco la qualità dell'immagine perché riesco a distinguere perfettamente il tutto. Poi se ho bisogno di guardare molto più attentamente, allora eventualmente aumento la risoluzione. Certo, più alta è la qualità, più dettagli riusciremo a vedere. Allora, anche in questo caso guardiamo ciò che viene riportato su Amazon. Innanzitutto il prezzo attualmente è 109 euro, questa ha ben 994 recensioni, quasi tutte positive, quindi un prodotto testato da più persone che, come vi dimostrerò, funziona bene. Guardiamo quindi le caratteristiche. Come vi ho detto poco fa, riesce a riconoscere gli animali, ha un auto zoom nel caso in cui stia tracciando, quindi agganci una figura che sia umana o animale, e quindi in base al movimento lo zoom in automatico. E una delle caratteristiche più importanti di questo tipo di telecamera è che nel caso in cui ci fosse bisogno, come questa figura di questa bimba che ha combinato un pasticcio, sarebbe possibile chiedere aiuto, quindi indicata sia per bambini oppure per anziani che vivono solo in casa. Tramite dei gesti fatti davanti all'obiettivo, la telecamera invierà una chiamata all'applicazione, quindi potremmo andare in soccorso di chi ci chiama tramite questo sistema. Sempre tramite le gesture però è possibile anche scattare delle fotografie, avviare delle registrazioni, eccetera. Davvero un prodotto molto interessante. Non posso farvi vedere tutte le funzioni, ve le elencherò semplicemente, altrimenti il video durerebbe un'eternità, ma vi farò vedere comunque il suo funzionamento, la risoluzione e qualche altra caratteristica. Quindi tra le caratteristiche tecniche riportate in questa tabellina in basso vediamo che ha una visione panoramica, una risoluzione di 2K, visione notturna a rilevamento di persone e animali, rilevamento anche dell'attività vocale, il comando tramite gesture, l'auto zoom tracking, audio bidirezionale per poter comunicare, supporta il dual band, quindi si può collegare sia alla rete 2,4 GHz che al 5G, e anche questo ovviamente, facendo parte della famiglia Eziviz, ci protegge, come ho detto poco fa, con dati criptati in modo da non avere violata la nostra privacy. Ma voglio farvi vedere anche come funziona l'applicazione, quindi proviamo ad associare direttamente questa telecamera. Le altre già sono associate, le utilizzo. Come vedete, questa è quella che vi ho appena fatto vedere, e vedrete nell'anteprima dell'applicazione l'ultima schermata che è stata registrata o comunque inquadrata dalla telecamera. Questa è la telecamera che io utilizzo per la bici, quindi quella piccola di poco fa. Questa è sul vialetto e ferma, questa invece è quella con il faretto integrato, leggermente occultata. Questa è quella che tengo all'interno del laboratorio, che inquadra tutta la parte frontale, e questo invece è lo spioncino che momentaneamente è disattivato, quindi risulta offline. Quindi aggiungiamo questa telecamera. Utilizziamo il cavo in dotazione, che obiettivamente è molto lungo, sarà almeno un 3 metri, quindi la collego ad un alimentatore USB, perché non è necessario utilizzare per forza l'alimentatore che viene dato in dotazione, si può utilizzare anche quello di uno smartphone, collegarla a PC o a powerbank, eccetera. Tra l'altro è possibile connetterla anche cablando la telecamera, quindi senza sfruttare il wifi, e quindi il segnale sicuramente sarà di qualità superiore. Da questa parte abbiamo uno sportellino che ci permette di inserire la micro SD, quindi vediamo come si connette. Andiamo su più, ci chiede quale tipo di telecamera vogliamo utilizzare, in questo caso abbiamo a disposizione un elenco, scegliamo telecamere e ci chiede di inquadrare il codice QR, quindi lo inquadro. A questo punto automaticamente sta avviando l'associazione della telecamera, come vedete si muove. Ok, mi dice che si sta configurando, mi chiede se il dispositivo è acceso, quindi gli dico di sì, premo questo tastino e vado su avanti. E adesso mi chiede di inserire i dati del mio wifi. Allora, mi sono connesso al wifi per poter fare il tutto in modo corretto, perché ero connesso alla rete 4G, quindi vado su avanti. Purtroppo, come vedete, il segnale wifi in questo momento è molto debole, quindi va e viene. A questo punto possiamo anche personalizzare il nome, chiamiamola C6, salviamo. Ok, configurazione completa, benvenuti su Eziviz. Come vedete, la telecamera in questo momento è già connessa. Mi avvisa che dovrei cambiare la password che è riportata nell'etichetta in basso, quindi la modifico e andiamo avanti. Ok,
Quindi password modificata, purtroppo come vedete la rete wifi va e viene, quindi a momenti la connessione c'è e invece in altri momenti va via. Provo a ripristinare il tutto e continuiamo. E allora speriamo che adesso vada meglio, quindi proviamo a vedere quello che la telecamera riprende. E allora ragazzi, sto cercato di ripristinare un po' il tutto, però purtroppo ho problemi di connessione. Allora, innanzitutto a proposito di wifi e connessione, è possibile utilizzare l'applicazione anche fuori casa, quindi non è necessario che il telefonino sia connesso al wifi con il quale è connessa anche la telecamera. Possiamo utilizzare anche la nostra rete cellulare per collegarci alla telecamera, che però deve essere collegata alla rete del wifi. Quindi proviamo a vedere. E allora ragazzi, in un modo o in un altro sono riuscito a connettermi. Allora, guardiamo intanto la sua silenziosità, quindi la farò muovere, come vedete è totalmente silenziosa, e questo è utile sia nel caso in cui sospettiamo un'intrusione, vogliamo vedere cosa sta accadendo, ma non vogliamo che l'eventuale intruso senta dei rumori. Il motore è davvero silenziosissimo. Praticamente io non sento assolutamente nessun rumore, ma può essere utile anche nel caso in cui la utilizziamo come baby monitor per non disturbare il sonno dei bambini. Da questa parte dell'applicazione abbiamo dei comandi, in questo caso stiamo registrando e appare il numero dei secondi che scorre, quindi il tempo di registrazione. Mi chiede l'autorizzazione per accedere all'album delle fotografie, quindi gli diciamo che può accedere all'album e salvare sia foto che video. Da questa parte abbiamo alcune anteprime dei filmati registrati e da questa parte avanzamento, quindi 5 video in totale, appaiono pure dei piccoli riquadri con delle anteprime. Da questa parte abbiamo la possibilità di chiamare, regolare la definizione video, quindi come vi ho detto poco fa è possibile utilizzare Ultra HD, quindi 2K, Full HD, alta definizione oppure standard. Purtroppo come vedete la rete non è stabile. Allora, speriamo che si connetta. Quest'altro comando invece serve a scattare delle fotografie, quindi una volta premuto, come vedete, acquisiremo una sorta di screenshot e abbiamo riportata anche la data, l'ora, eccetera. E allora, adesso diamo anche un'occhiata alla BC2. Allora, come vedete, anche questa ci permette di inquadrare con una buonissima definizione. Mi piacciono anche i colori di questa telecamera, davvero fantastica. Allora, come vedete, questa è Full HD, ragazzi, si riesce a vedere tutto benissimo, riusciamo a riprendere ogni dettaglio, a leggere le varie scritte, quindi 1080p secondo me per una telecamera di videosorveglianza sono più che sufficienti. Guardate, io sto riprendendo ad una distanza veramente ridotta da questo avvitatore, quindi un campo di inquadratura abbastanza ampio che ci permette di vedere per bene tutto l'ambiente, ed è possibile posizionarla grazie ai magneti che abbiamo sulla parte bassa su qualunque superficie metallica. Ad esempio proviamo su questa chiave inglese. Come vedete possiamo posizionarla in base alle nostre esigenze. Questa base magnetica ci permette anche di ruotare questa parte, quindi orientarla verso il basso, verso l'alto, lateralmente, eccetera. Quindi nel caso in cui ad esempio avessimo la possibilità solamente di posizionarla in questo modo, potremmo metterla così ed inquadrare con un'inquadratura orizzontale anche se il supporto nel quale dobbiamo poggiarlo sia in verticale, oppure se poggiata su una superficie piana possiamo posizionarla come abbiamo visto poco fa. Anche questa dotata di altoparlanti, ovviamente anche un microfono. Nella parte posteriore abbiamo lo slot per poter utilizzare una micro SD e da questa parte il tasto di ricarica. Questo è il tasto di accensione e questo il tasto di reset. Avendo tutte queste fessure ed aperture, non è una telecamera che può essere utilizzata sotto le intemperie, può essere utilizzata in esterno in giornate nelle quali non ci sia cattivo tempo, ma sicuramente non può resistere sotto la pioggia. E ora, dopo aver visto rapidamente queste caratteristiche, guardiamo anche la loro ripresa con visione notturna, quindi spengo le luci e vi faccio vedere come si comportano. E allora abbiamo attualmente la ripresa a colori, quindi una ripresa normale di un ambiente illuminato. Adesso spengo le luci, vediamo pure quanto tempo perdono per passare dalla visione a colori alla visione in bianco e nero. E allora, ovviamente, ragazzi, è stato rapidissimo, stavo dicendo, ovviamente ha bisogno di un paio di secondi, riesce a riprendere senza alcun problema. Quindi visione notturna per quanto riguarda il modello BC2 funziona perfettamente. Ok, adesso proviamo anche l'altro modello. Questo, come vedete, è l'audio bidirezionale.
Ok, lo disattivo altrimenti impazziamo, quindi proviamo ad inquadrare verso l'alto con la visione notturna e anche in questo caso riesce a riprendere molto bene, ovviamente con una risoluzione molto più elevata. Non riuscite a vedere bene ovviamente perché sto riprendendo un altro display, però come vedete riesce a riprendere molto bene e riesco a direzionare l'inquadratura in alto o in basso, insomma dove ho necessità, in modo da poter riprendere per bene il tutto. Davvero molto comoda. Adesso proverò a fare una ripresa, a farvi vedere come si comporta con il rilevamento del movimento, solo che non riuscirò ad organizzarmi. Allora, terrò fra le mani la telecamera, vediamo se... Ok, come vedete già lo zoom in automatico va avanti, quindi mi ha riconosciuto un volto umano e in questo caso riesce a zoomare dove necessario per una ripresa molto più dettagliata. Quindi per quanto riguarda lo zoom automatico ci siamo, guardate, io sto fermo, però non ho modo di... vabbè, riuscite a vedere il braccio, quindi vedete che col braccio sono fermo, però lo zoom avviene appena mi giro, guardo la telecamera, zoom riesce ad ingrandire e io rimango comunque con il braccio fermo. Riuscite a vedere la spalla, quindi riuscite a capire che sono perfettamente immobile. Ok, ritorniamo con la ripresa a colori e come avete visto la telecamera riesce a riprendere senza alcun problema anche al buio, quindi zoomare dove è necessario. E allora adesso vi voglio fare vedere i dati che sono stati salvati, quindi i vari filmati che ha registrato. Riapro la telecamera C6, disattivo l'audio. E come vedete qua in basso abbiamo tutte le varie anteprime, sia quelle realizzate a colori, quindi con la luce, che quelle realizzate al buio, quindi con la visione notturna. Premendo su una di queste ovviamente si riprodurrà il video. Per farvi vedere come si comporta con il rilevamento. Ovviamente si sente sia l'audio di quello che viene registrato che le immagini video e devo dire che per essere una ripresa notturna ragazzi la qualità è davvero fantastica, si vede tutto anche nei dettagli, guardate pure gli utensili più piccoli, le varie scritte nella targa alle mie spalle, tutti i vari dettagli si vedono molto bene. Siamo abituati effettivamente a telecamere con una risoluzione più bassa che a volte danno difficoltà pure a riconoscere chi stiamo inquadrando. In questo caso invece abbiamo un'ottima risoluzione. E allora ragazzi adesso siamo in esterno, proverò a posizionare il supporto magnetico su questa struttura metallica, quindi la posiziono qua, dopodiché metto la telecamera in questo modo, in modo da poter riprendere lo spazio esterno. Allora guardiamo come riprende, in questo modo riusciamo a riprendere, come vedete anche la qualità della ripresa effettivamente è molto elevata, quindi Full HD più che sufficiente per fare riprese in esterno e vedere bene i colori, insomma vedere tutto molto chiaramente, anche i dettagli più che sufficiente per vedere tutto davvero molto bene. Considerate che sto riprendendo il display di un telefonino con un altro telefonino, quindi la qualità non sarà il massimo, comunque non sembrerà il massimo, ma posso assicurarvi che quello che vedo a occhio nudo da questo display è davvero molto elevato, un'ottima risoluzione. Adesso proviamo anche l'altra telecamera, proviamo anche a muovere l'inquadratura, quindi andiamo verso il basso, come vedete si muove, andiamo lateralmente, anche in questo caso silenziosissima, anzi in una condizione come questa riconoscere un rumore è ancora più difficile perché siamo in esterno. Proviamo a zoomare su questa pianta, come vedete si vedono tutti i dettagli, ma assolutamente non riesce a rendere giustizia alla qualità che riesce ad offrirci, che è davvero eccezionale, davvero fantastica. Una telecamera che va utilizzata in interno ovviamente, perché anche questa non è impermeabile come vedete, però che riesce ad offrirci davvero una qualità eccezionale. E allora ragazzi, avendo problemi di connessione, come avete visto, non riesco a farvi vedere tutte le varie funzionalità. Vi farò vedere in futuro alcuni video nei quali riesce ad inseguirmi, eccetera, però purtroppo il wifi non mi sta aiutando, anche se continuano ad arrivarmi le notifiche perché rileva dei movimenti. Ezivz è un marchio che produce sistemi di sicurezza per quanto riguarda la videosorveglianza, spioncini
telecamere base, telecamere più evolute come questa che ha l'intelligenza artificiale e riesce davvero ad inseguire sia le persone che gli animali. Ho fatto un paio di prove a telecamere spente, riusciva a inseguirmi, però ragazzi non è il caso di fare una ripresa in questo modo. Intanto per ora pubblico il video così, appena riesco a ripristinare la connessione, non so se dipende dal mio router oppure dal servizio appunto della team, fatto sta che non riesco a collegarmi per bene. Vi farò vedere tutte le varie riprese e tutte le varie funzionalità. Comunque sia, Ezviz la conoscete, sapete che è un marchio leader in questo settore e che i prodotti sono di ottima qualità, i servizi funzionano benissimo, tutte le telecamere che sto utilizzando finora non hanno dato assolutamente nessun problema. Funzionamento fluido, sia in condizioni di buona che di scarsa luminosità. Obiettivamente è diventato il mio marchio preferito. Vi farò conoscere ovviamente tante altre telecamere, ma queste della Ezviz sono davvero spettacolari. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, anche se è completo, e se lo avete ritenuto utile. Cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. E a proposito delle notifiche, continuano ad arrivarmene. Ciao ragazzi, a presto, ci vediamo alle prossime recensioni.